parliamo oggi? Oggi voglio parlarti dell'intestino e di come sia fondamentale questo organo e come tu debba prendertene cura per poter vivere meglio. Chi mi segue sa che è da anni che convivo con una patologia intestinale, che però riesco a tenere a bada con una giusta alimentazione e ogni giorno nel mio lavoro cerco di aiutare tutti quanti a stare meglio, soprattutto chi si trova ad affrontare questi tipi di patologie. L'intestino è un organo davvero fondamentale e ha tantissime funzioni. Quando noi pensiamo al nostro intestino, pensiamo solo che questo organo abbia delle funzioni digestive e basta, ma in realtà c'è tutto un mondo dietro. E oggi voglio anche dirti quali alimenti dovresti sicuramente tenere in cucina e consumare ogni giorno per fare in modo di poter prendertene cura. Allora, facciamo un passo alla volta. Innanzitutto c'è da dire che l'intestino, oltre a svolgere le funzioni digestive che tutti quanti conosciamo, va a svolgere altre funzioni fondamentali. All'interno dell'intestino abbiamo dei villi, immaginateli come se fossero delle dita che permettono di andare ad assorbire i nostri nutrienti, quindi una volta assorbiti poi passare nel sangue. Però cosa succede? Nel momento in cui si va ad avere un'alterazione intestinale, come ad esempio uno squilibrio, un microbiota alterato, patologie come potrebbe essere una rettocolite, anche banalmente la celiachia, sono tutte condizioni che portano a un'alterazione dei villi intestinali e di conseguenza portano anche a un malassorbimento a livello dei nostri nutrienti. Degli studiosi hanno fatto diverse ricerche ed è stato dimostrato che a livello dell'intestino sono presenti anche dei neuroni. Come tutti sappiamo, i neuroni fanno parte del cervello, quindi sono dei piccoli mattoncini che ci permettono di svolgere le nostre funzioni cognitive. Però, da recenti studi si è visto che anche a livello dell'intestino sono presenti dei neuroni che grazie a questa fitta rete di connessioni neuronali vanno a comunicare direttamente con il nostro cervello. Sicuramente tutti avete sentito la frase il tuo intestino è il secondo cervello e quindi deriva proprio da questa cosa qui. Un'altra funzione fondamentale dell'intestino, sapete qual è? Quella di andare a modulare il nostro umore, sia in senso positivo che in senso negativo. Provate a pensare quando avete degli stati di euforia, di gioia o anche quando avete dei momenti di tristezza, tra virgolette depressione, come anche il nostro intestino ne risente, perché quando siamo più nervosi, arrabbiati, tendenzialmente si va ad associare a maggiori disturbi intestinali che spesso portano alle classiche corse in bagno, dolori addominali, crampi, così come quando ci troviamo a vivere una sensazione di benessere a livello intestinale abbiamo un maggior rilascio di endorfine e quindi vanno a modulare il nostro umore. Il nostro intestino però fa un'altra cosa, ospita il microbiota. Sicuramente avrei sentito parlare anche di questo, però innanzitutto il microbiota non è presente solo a livello intestinale, ad esempio lo troviamo anche a livello vaginale. Il microbiota cos'è? È un insieme di batteri, si stima che ce ne siano almeno 30-35 ceppi e vanno a svolgere funzioni importantissime come ad esempio hanno un ruolo importante per la vitamina D3. Quindi capite di quanto sia fondamentale prendersi cura di questo organo, che non ci aiuta solo a digerire, ma ricordiamoci che aiuta a fare diverse funzioni fondamentali per il nostro organismo. Come ti dicevo all'inizio del video, ti dirò oggi alcuni alimenti che dovrai assolutamente consumare. Quindi, fra questi alimenti, quali dovremmo andare a consumare per poter aiutare il nostro intestino? Abbiamo sicuramente le fibre, i probiotici, i prebiotici, gli omega 3, ma vediamoli con calma. Tutti quanti sanno che le fibre supportano il nostro intestino. È importante quindi consumarle ogni giorno, quotidianamente. Vi do un consiglio. Le fibre e quindi le verdure in generale, invece di consumarli a fine pasto, quindi dopo un primo, dopo un secondo, invertili, mangiali prima della classica pasta. Questo perché? Perché ti aiuterà a sentirti più sazio, in quanto vanno ad aumentare il volume del tuo stomaco. Poi portano a ridurre i picchi glicemici
E inoltre vanno ad avere anche un'influenza sulla gestione del colesterolo perché andranno a ridurne l'assorbimento. Per poter potenziare la quantità di fibre nel tuo bel piatto di insalata, ti consiglio di aggiungere ad esempio semi di chia, semi di lino o anche della frutta secca, in modo tale da avere un piatto più ricco di fibre. Un altro tipo di alimento che devi introdurre per prenderti cura del tuo intestino sono i probiotici. Ma cosa sono questi probiotici? I probiotici sono alimenti che vanno ad avere microrganismi, quindi parliamo di fermenti lattici vivi, che andranno a prendersi cura del tuo intestino. Dove li troviamo? Ad esempio nello yogurt greco, nel kefir, in tutti quegli alimenti in cui si parla di fermenti lattici vivi. All'interno dell'intestino noi abbiamo già i nostri batteri buoni. Con questi alimenti andiamo a supportare ulteriormente il nostro organo. Ma quali comprare? Sicuramente quelli bianchi, quindi niente kefir alla frutta, yogurt alla fragola. Questo perché? Perché all'interno di questi prodotti vengono semplicemente aggiunti degli sciroppi. Piuttosto compra il kefir bianco e puoi aggiungerci la frutta fresca, la frutta secca, se vuoi anche della cioccolata fondente che è ricca di antiossidanti e fa benissimo. Oltre ai probiotici abbiamo anche i prebiotici, importante da introdurre nella nostra alimentazione. I prebiotici cosa sono? Sono delle fibre, quindi alimenti che aiutano la proliferazione dei nostri batteri. Dove possiamo trovarli? Li troviamo ad esempio nell'aglio, nella cipolla, nei ceci, li troviamo anche nei crauti. Però attenzione, quando compriamo ad esempio i crauti, evitiamo di comprare quelli che derivano da lavorazioni industrializzate che quindi sono ricche di additivi. Cerchiamo di prendere dei prodotti che siano il più naturali possibili e quindi questi prebiotici vanno ad aiutare i nostri batteri, ne aiutano la proliferazione. Quindi è fondamentale la sinergia fra i probiotici e i prebiotici. Altri alimenti importantissimi sono gli omega 3. Ad oggi, con l'alimentazione che facciamo ogni giorno, si va ad avere uno squilibrio fra omega 3 e omega 6 perché purtroppo siamo circondati da alimenti industrializzati. Questi alimenti hanno una maggior quantità di omega 6. Omega 6 hanno un effetto pro-infiammatorio. Quindi cosa dovremmo fare? Con la nostra alimentazione dovremmo andare ad introdurre una quantità maggiore di omega 3 in modo tale da andare a riequilibrare questo rapporto fra omega 3 e omega 6. Gli omega 3 li troviamo nel pesce, li troviamo nella frutta secca, ad esempio nelle noci, quindi possiamo ricavare questi omega 3 sia da fonti vegetali che animali e il tutto è finalizzato a supportare il nostro intestino perché ricordiamoci che anche l'intestino interviene nelle difese immunitarie. L'associazione di questi alimenti cosa fa? Va a sviluppare un potente effetto antinfiammatorio sul nostro organismo prendendosi cura anche delle nostre difese immunitarie. Altri alimenti fondamentali che devi introdurre nella tua alimentazione per supportare il tuo intestino sono alimenti ricchi di antiossidanti. In questo caso ci viene in supporto l'olio extravergine di oliva, che è ricco di acido oleico. E inoltre gli antiossidanti li troviamo anche nella frutta rossa, ad esempio nei mirtilli, nei lamponi, oppure li troviamo anche nel cioccolato fondente, con una percentuale di almeno del 90%, quindi senza avere eccessivi zuccheri aggiunti. Il potere antinfiammatorio degli alimenti è notevole e se aggiunti correttamente nella nostra alimentazione quotidianamente vanno a generare un effetto antinfiammatorio. Oltre agli alimenti però, un aspetto molto importante che va a supportare il nostro intestino, ma non solo, il nostro organismo in generale, è praticare l'attività fisica. Importante da praticare anche dopo i pasti principali, quindi dopo pranzo e dopo cena. Questo perché? Perché un'attività fisica moderata, come una classica camminata, non so se magari hai il cane, piuttosto che uscire al pomeriggio a fare dei passi, se riesci, esci subito dopo pranzo o subito dopo cena. Questo perché? Perché la camminata aiuta a supportare la tua digestione e inoltre favorendo i movimenti peristaltici e quindi l'evacuazione. Ovviamente non te l'ho nominata, ma anche l'acqua è fondamentale. Molti pazienti che arrivano in studio da me mi dicono che bevono 1 litro di acqua a stento.
L'acqua è fondamentale, ci tengo a ribadirlo perché partecipa a diverse reazioni fondamentali del nostro organismo, ci aiuta ad eliminare scorie, si prende cura di tutti i nostri organi, quindi l'acqua è fondamentale e anche in questo caso aiuta e facilita la digestione. Un'altra cosa fondamentale che puoi aggiungere nella tua alimentazione sono le spezie e le erbe antinfiammatorie. Fra queste importantissime sono la curcuma a base di curcumina e anche lo zenzero, che ha notevoli proprietà antinfiammatorie. Fra i batteri che si prendono cura del tuo intestino, sicuramente voglio ricordarti anche l'acidophilus, che ha l'azione di andare a favorire la colonizzazione a livello intestinale, favorisce le eubiosi, ne contrasta l'infiammazione, va a riparare e rigenerare la barriera intestinale in modo tale che eventuali patogeni non possano annidarsi e causare recidive in caso di malattie intestinali. Spero di esserti stata di aiuto in questo video. Se hai qualsiasi curiosità, dubbio o magari vuoi approfondire un argomento in particolare, ti invito a scrivermi nei tuoi commenti e ti ringrazio per avermi seguita.